Io sono Lucia Lauro, sono un'assistente sociale, faccio l'assistente sociale da 25 anni e mi sono occupata nella mia carriera professionale di tante cose, tra cui soprattutto di bimbi, ragazzi, adolescenti, giovani. Ho iniziato la mia carriera professionale occupandomi di pedofilia, quindi di bambini vittime di pedofilia. Mi sono occupata per tantissimi anni di educazione di comunità. Da circa 12 anni mi occupo di inserimento lavorativo, prima di inserimento lavorativo di adolescenti e giovani provenienti da percorsi di vita comunitaria, e negli ultimi 8 anni mi occupo di inserimento lavorativo di ragazzi provenienti dal carcere minorile o dalle carceri per gli adulti qui a Palermo. Allora, nell'integrazione di persone che provengono da percorsi comunitari o percorsi comunque di istituzionalizzazione, se vogliamo usare un termine generico, molta parte fa la differenza tra il tipo di struttura di cui parliamo e il tipo di istituzionalizzazione. Non tanto perché la struttura in sé sia determinante anche, ma perché è determinante purtroppo la tipologia diciamo di esperienza che si è fatta e quindi anche la percezione poi della comunità su come la persona è e viene vista. Quindi è chiaro che per esempio nella mia esperienza professionale c'è tanta differenza tra un ragazzino che fa un percorso di comunità ed esce fuori da una comunità e deve essere reinserito all'interno della società, è un ragazzo che viene da un percorso, diciamo, penale, quindi diciamo dal mondo carcerario. Il pregiudizio è molto diverso. In un caso si attivano empatia, pietismo, assimilazione, eccetera. Nell'altro caso si attivano invece paura, angoscia, predeterminazione, e quindi ovviamente quando tu da tutor, da orientatore, da coach, chiamiamolo come vogliamo, vai a inserire ragazzi in un'azienda e inevitabilmente in qualche modo devi dire da dove questa persona proviene, anche senza scendere nel dettaglio della sua storia, del suo reato, eccetera. Quindi quando un tutor, un coach, un orientatore va a inserire un ragazzo in un'attività lavorativa, se diciamo lo deve presentare, e lo deve presentare, senza entrare nei dettagli della sua storia, una cosa è raccontare a un datore di lavoro futuro è un ragazzo che è venuto da una comunità, un'altra cosa è dire è un ragazzo che viene dal carcere. Ecco, questo nella mia esperienza fa tanta differenza, ad esempio. La sensazione che ho avuto spesso nel mio lavoro in questi anni da educatore, per dire in modo più generico, nonostante io sia di formazione assistente sociale, è che noi tendiamo spesso a creare dei piccoli mostri, cioè tendiamo a stimolare all'interno dei percorsi comunitari delle capacità, delle consapevolezze, no? Attivare percorsi di crescita, a volte non preoccupandoci abbastanza di quello che avviene quando poi i ragazzi escono. È stato il motivo per cui dopo tanti anni di lavoro comunitario mi sono interessata a questo mondo dell'inserimento lavorativo, perché quando un ragazzo sta in carcere per tanto tempo e tu fai con lui un percorso educativo per cui gli fai capire che magari il contesto di vita da cui proviene è un contesto che gli ha dato dei valori che non sono dei valori diciamo che lo potranno rendere felice, lasciamo stare i termini positivi, negativi. Cerchi di fargli capire che ci può essere un percorso di vita diverso nel quale lui può crescere con una consapevolezza, una felicità, dei sogni, dei progetti, e poi lo fai uscire dal carcere e incontri una società che non è preparata. Questo è un trauma peggiore che lasciarlo nella sua condizione, paradossalmente, no? Perché gli hai tolto tutto. Gli hai tolto la possibilità di tornare indietro, la possibilità di andare avanti, l'hai cristallizzata in una condizione in cui dove va? Quindi diciamo, e su questo, questa è la mia riflessione un po' più filosofica, educativa, però poi i numeri parlano molto meglio di me. Tu considera che il 70% delle persone
che lavorano dentro il carcere non fanno la recidiva. L'80% delle persone che stanno in carcere senza lavorare fanno la recidiva. Quindi le statistiche dicono già tutto senza bisogno che noi ci inventiamo niente. L'attività di lavoro dentro le carceri minorili e per adulti è l'attività più importante che noi possiamo compiere all'interno, perché se noi non gli diamo a questi ragazzi, a questi giovani, a questi adulti la capacità e l'autonomia economica, la soddisfazione personale, la possibilità di sentirsi utile all'interno della società, la possibilità di essere qualcuno fuori, no, dal reato, fuori da quella condizione stigmatizzante, chiaramente abbiamo già fallito, non c'è un'altra strada. Allora, partiamo dal presupposto che qualsiasi tipo di percorso comunitario, può essere la comunità per tossicodipendenti, può essere l'istituto penale, naturalmente tende a essere esclusiva, quindi a escludere tutto ciò che c'è fuori. Anche le comunità per minori, meno, però vuoi o non vuoi, tutti i percorsi che sono di tipo comunitario istituzionalizzante, in qualche modo tendono un po' a creare una separazione con la società. Questa separazione con la società in qualche modo rende impreparate le persone a quello che poi è il mondo reale. Chiedere a chi si occupa dell'aspetto educativo di occuparsi anche dell'aspetto integrativo è come chiedere a un genitore di essere l'amico. È sbagliato, nessuno lo può fare. Quindi da questo punto di vista io credo che il coaching sia fondamentale, o l'orientamento, chiamiamolo come vogliamo, perché credo che sia una figura a sé stante, cioè una figura che dopo il percorso dell'istituzionalizzazione, il percorso comunitario, che in qualche modo ci aiuta a mettere un attimo una sospensione sull'influenza dell'esterno e quindi a fare un lavoro introspettivo con i ragazzi importante, e di questo gli educatori sono responsabili. Ci vuole un'altra figura che in qualche modo invece li prepara a relazionarsi di nuovo col mondo esterno, a capire quali sono le tue capacità, cosa incontrerai, quali saranno le difficoltà. Ed è giusto che sia una persona esterna, perché deve essere una persona un po' più cinica, una persona che non deve proteggere, una persona anzi che deve aprire, una persona che deve dare la possibilità di sbagliare. E poi l'educatore è sempre quella, diciamo, certezza in cui la persona che sta facendo il percorso può tornare. Quindi io lo vedo molto importante da questo punto di vista, dal punto di vista proprio del dare la possibilità sotto guida, quindi sotto tutela, alla persona che si avvia a uscire dalla situazione diciamo di chiusura del percorso comunitario, di avviarsi a conoscere quello che può essere il suo futuro. La storia che scelgo è la storia di un ragazzo che ha vissuto, che ho conosciuto all'interno appunto dell'IPM, un ragazzo che aveva commesso un reato molto pesante, per cui aveva tanti anni da scontare, e che è inserito nelle attività classiche educative che l'istituto penale, diciamo, offre. Rispondeva molto bene, però era un ragazzo che da subito, quando noi abbiamo iniziato il nostro progetto all'interno di lavoro, all'interno del carcere, lui non aveva ancora i requisiti di legge per partecipare, però un ragazzo che da sempre si era mostrato molto curioso, tanto che pur non potendo partecipare all'attività di lavoro aveva chiesto di partecipare alle attività di fondazione, diciamo un po' dell'azienda che noi abbiamo fatto. Quando poi finalmente ha scontato il 50% della pena, quindi ha avuto i requisiti di legge per partecipare, ha chiesto di venire a lavorare al laboratorio. Ha lavorato con noi 2 anni ed era un ragazzo che veniva da un quartiere popolare, un ragazzo che purtroppo era finito dentro questo reato in modo, tra virgolette, quasi casuale, quindi proprio uno di quei classici casi di chi commette un reato molto grave dentro un contesto che in qualche modo diciamo, l'ha accerchiato, che non gli ha dato tanta possibilità di scegliere al di là delle sue caratteristiche personali.
E lui da subito ha visto in questa attività di lavoro invece una chiave, quindi ha partecipato con noi all'attività di lavoro, preciso, puntuale, desideroso. Quando è arrivato il momento in cui poteva andare fuori in affidamento, noi abbiamo proposto di venire a lavorare da noi al ristorante. E lui mi ha detto che non voleva venire perché aveva paura di essere stigmatizzato ancora, che comunque lui era capitato nel reato e che questa cosa gli aveva distrutto la vita senza che veramente lui quel reato lo volesse commettere. E lui mi ha detto: io non voglio avere più niente a che fare con questo mondo. Quindi l'abbiamo presentato a questa azienda raccontando ovviamente che lui veniva dal carcere, che aveva scontato tanti anni di carcere, quindi non nascondendo quello che era il suo passato, però chiedendogli appunto di dargli questa possibilità di ricominciare senza quel pregiudizio che invece fuori avrebbe trovato. Ed effettivamente lui lì, proprio perché sapeva che l'avevamo scelta noi, si è fidato, ha avuto la capacità di investire, di aspettare, perché ha fatto un tirocinio molto lungo e oggi lavora lì come pasticcere a tempo indeterminato, quindi è diventato una persona che lavora lì. Ecco, in quel caso lui aveva delle caratteristiche personali molto importanti da un punto di vista umano e anche professionale. Lui, in questo caso, lui aveva da una parte delle caratteristiche di personalità molto positive, dall'altra parte il percorso di lavoro e quindi la possibilità poi di cambiare quartiere, di andare a lavorare da un'altra parte della città e quindi anche l'autonomia economica di poter subito non tornare al suo quartiere, affittare una casa, quindi sganciarsi da quel contesto. A Palermo cambiare quartiere e cambiare città, cioè per la maggior parte di questi ragazzi la possibilità di non ritornare al quartiere d'origine è veramente come andare da un'altra parte del mondo. E quindi per questo, a maggior ragione, in questa storia di successo ci vedo una connessione con quello che dicevo prima, cioè la possibilità di lavorare e quindi il potere economico immediato quando si esce dal carcere è veramente una condizione preliminare troppo importante per permettere a queste persone di cambiare vita. Quando noi sottovalutiamo molto ciò che accade quando si esce dal carcere, perché credo che ci sentiremmo troppo in colpa se veramente focalizzassimo la nostra attenzione sul tipo di trauma che noi creiamo alle persone che vivono in carcere. Cioè, cosa significa dopo 4-5 anni che si esce dal carcere o 6-7 anni non avere mai usato un supporto digitale, non aver avuto un telefono, non aver avuto un computer. Nel mondo di oggi, in cui non puoi fare niente se non sai usare un'app, in cui non ti puoi muovere, non puoi comprare, non puoi farti un documento, non puoi prendere un mezzo. E sottovalutiamo cosa significa vivere per tanto tempo in un posto silenzioso, per tanto tempo in un posto dove non hai bisogno di orientarti nello spazio, di capire dove devi andare, dove mangi la stessa cosa sempre. Ecco, sicuramente quello che io già faccio con i ragazzi che escono dal carcere, con le persone che conosco che escono dal carcere, è cercare di convincerli che devono chiedere aiuto, che non devono farsi vincere dalla paura di raccontare che sono stati in carcere, perché è un meccanismo malato. Cioè noi li facciamo uscire dal carcere con tantissime difficoltà e l'unica cosa che dovrebbero fare è chiedere aiuto, però loro sanno che appena chiedono aiuto devono dire che vengono dal carcere, appena dicono che vengono dal carcere il pregiudizio li uccide, ma li uccide nei contesti anche sociali, nel bersi un caffè o una birra, nel cominciare a frequentare una ragazza e dovergli dire io sono in affidamento alle 8 di sera, devo tornare a casa, no? La vergogna, la paura. È su questo che io cerco di lavorare tanto con loro. La paura e il pregiudizio sono tutte, diciamo, armi che poi vanno in qualche modo a impedire a queste persone di raccontarsi, di dire quello che, diciamo, che stanno vivendo e ciò di cui hanno bisogno. Quindi il lavoro che io faccio è quello che consiglierei a chiunque abbia a che fare con una persona che
sta per uscire dal carcere o dalla comunità in generale, è quello di aiutarli a non avere paura, di aiutarli a fidarsi degli altri e a capire che purtroppo le persone che non li accetteranno non sono persone che possono fare parte della loro vita, ma che creare una vita nella menzogna è quello che più facilmente li riporterà purtroppo da dove sono venuti.